Quanti di voi si svegliano ogni mattina con 1000 progetti nella testa, ma alla sera si rendono conto di aver sprecato un'altra giornata? Quanti di voi hanno smesso di credere nei propri sogni perché il mondo intorno continua a dirvi che non ce la farete mai? Ogni secondo che passa mentre ascolti queste parole, qualcuno da qualche parte nel mondo sta trasformando la propria vita, sta prendendo il controllo, sta eliminando tutto ciò che lo distrae dal suo obiettivo principale. E sai qual è la differenza tra quella persona e chi rimane bloccato per anni nella stessa situazione? Non è il talento, non è la fortuna, non sono le circostanze. È una cosa sola, la capacità di eliminare le distrazioni e concentrarsi su ciò che conta davvero. Oggi ti mostrerò esattamente come fare. Preparati, perché quello che stai per sentire cambierà per sempre il modo in cui vedi te stesso e i tuoi obiettivi. Ammetti che tutto intorno a te è un caos. Tu hai potere su te stesso, non sugli eventi esterni. Renditi conto di questo e troverai la forza. Marco Aurelio. Viviamo nell'epoca del caos mentale. Ogni giorno, dal momento in cui apri gli occhi, sei bombardato da migliaia di stimoli che ti tirano in direzioni diverse. Il telefono che suona, le notifiche che lampeggiano, le persone che ti dicono cosa dovresti fare della tua vita. Ma ecco la verità brutale. Il 90% di quello che cattura la tua attenzione ogni giorno non ha nulla a che fare con i tuoi veri obiettivi. È solo rumore, è solo distrazione mascherata da urgenza. Guarda la tua giornata di ieri. Quante ore hai passato sui social media? Quante volte hai controllato il telefono senza un motivo preciso? Quante conversazioni inutili hai avuto che non ti hanno portato neanche un centimetro più vicino ai tuoi sogni? Il primo passo per raggiungere qualsiasi obiettivo è essere brutalmente onesti con se stessi. Devi guardare in faccia la realtà e ammettere che gran parte della tua vita è controllata dal caos esterno, non dalle tue scelte consapevoli, ma dalle distrazioni che hai permesso di entrare nella tua mente. Ogni volta che permetti a una distrazione di rubarti anche solo 5 minuti, stai dicendo al tuo cervello che quella cosa è più importante del tuo futuro. Stai allenando la tua mente a essere debole, a cedere alla prima tentazione che si presenta. Ma oggi tutto questo cambia. Oggi cominci a riconoscere il caos per quello che è, un nemico silenzioso che sta sabotando i tuoi sogni un minuto alla volta. E una volta che lo riconosci, puoi iniziare a combatterlo. Il caos non smetterà mai di esistere. Il mondo continuerà a essere pieno di distrazioni, di persone che vogliono la tua attenzione, di situazioni che sembrano urgenti ma non sono importanti. Ma tu puoi scegliere di non essere più vittima di tutto questo. Riconoscere il caos significa prendere il controllo della tua giornata invece di lasciare che la giornata controlli te. Significa che decidi tu cosa merita la tua attenzione e cosa no. Significa smettere di essere in balia degli eventi e iniziare a essere il direttore della tua vita. Scopri chi ti ha messo questi pensieri negativi in testa. Quando ti svegli la mattina, pensa a quanto è prezioso il privilegio di essere vivi, respirare, pensare, provare gioia e amare. Marco Aurelio. La negatività che ti blocca non nasce dal nulla, ha radici profonde, spesso piantate anni fa da persone che non credevano nei propri sogni e hanno proiettato le loro paure su di te. Forse è stato quel professore che ti ha detto che non saresti mai stato abbastanza bravo. Forse sono stati i tuoi genitori che, per proteggerti, ti hanno insegnato a non rischiare mai. Forse sono stati gli amici che hanno riso dei tuoi sogni perché sembravano troppo grandi per qualcuno come te. Ma ecco cosa devi capire. Quella negatività non è tua, è loro. È il risultato delle loro delusioni, delle loro rinunce, dei loro rimpianti. E tu hai passato anni a portare sulle spalle il peso dei fallimenti di altre persone. Ogni volta che ti dici «non sono abbastanza bravo» o «è impossibile», non è la tua voce che parla. È l'eco di tutti coloro che hanno smesso di credere in se stessi e ora vogliono che tu faccia lo stesso. Il problema è che questa negatività è subdola, si maschera da realismo, da saggezza, da esperienza. Ti dice che ti sta proteggendo da delusioni, ma in realtà ti sta proteggendo dal successo.
Devi scavare in profondità e identificare ogni singola fonte di negatività nella tua vita. Devi tracciare la mappa di tutte le volte che qualcuno ti ha detto di abbassare le aspettative, di essere più realista, di accontentarti. E poi devi fare una scelta. O continui a vivere con il sistema di credenze di persone che non hanno mai raggiunto quello che volevano, oppure inizi a costruire il tuo sistema di credenze basato su quello che è veramente possibile per te. La negatività è come un virus mentale. Si diffonde attraverso le conversazioni, attraverso i media, attraverso l'ambiente che frequenti. E se non prendi misure drastiche per immunizzarti, continuerà a infettare ogni tuo pensiero, ogni tua azione, ogni tua decisione. Ma quando identifichi la fonte, quando riconosci che quella voce negativa non è tua, qualcosa di magico succede. Inizi a riprendere il controllo della tua mente. Inizi a sostituire le credenze limitanti con credenze potenzianti. Trova cosa ti fa battere forte il cuore. Il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo miglior momento è ora. Proverbio cinese adattato dalla filosofia stoica. Troppi di voi stanno inseguendo obiettivi che non sono neanche loro. Stanno correndo verso traguardi che qualcun altro ha deciso fossero importanti. E poi si chiedono perché si sentono insoddisfatti anche quando raggiungono il successo. Il vero potere arriva quando smetti di inseguire quello che gli altri si aspettano da te e inizi a inseguire quello che la tua anima sta urlando di fare. Ma per sentire quella voce devi prima silenziare tutto il rumore esterno. La tua vera passione non è qualcosa che trovi leggendo un libro di autoaiuto o facendo un test online. È qualcosa che senti nel profondo del tuo essere quando togli tutte le aspettative, tutte le pressioni, tutte le voci che ti dicono chi dovresti essere. Chiuditi in una stanza, spegni il telefono e fatti questa domanda. Se avessi tutte le risorse del mondo, se non dovessi preoccuparti dei soldi, se nessuno potesse giudicarti, cosa faresti con la tua vita? Non accettare la prima risposta che ti viene in mente. Scava più in profondità. Togli via tutto quello che pensi dovresti voler fare e arriva a quello che veramente vuoi fare. Quella sensazione nel petto, quel fuoco che si accende quando pensi a una possibilità specifica. Quella è la tua bussola. Il problema è che molti di voi hanno seppellito questa bussola sotto anni di compromessi, di dovrei e non posso. Avete passato così tanto tempo a ascoltare quello che gli altri volevano per voi, che avete dimenticato cosa volete voi per voi stessi. Ma quella passione è ancora lì. È come un carbone che sembra spento, ma che ha ancora bracci ardenti sotto la cenere. Devi solo soffiare via la cenere e nutrire quelle braci fino a farle diventare di nuovo un fuoco. Quando trovi la tua vera passione, tutto cambia. Il lavoro non sembra più lavoro. I sacrifici non sembrano più sacrifici. Le sfide diventano avventure. Perché stai finalmente facendo quello per cui sei nato. Ma attenzione, trovare la tua passione è solo l'inizio. Poi devi avere il coraggio di seguirla, anche quando tutti intorno a te ti dicono che sei pazzo. Devi essere disposto a deludere le aspettative degli altri per non deludere te stesso. Deciditi una volta per tutte e vai fino in fondo. È meglio conquistare se stessi piuttosto che vincere 1000 battaglie. Buddha. C'è un momento nella vita di ogni persona di successo in cui smette di provare e inizia a fare. Un momento in cui la speranza diventa certezza, il desiderio diventa impegno, il sogno diventa missione. Quel momento arriva quando prendi una decisione vera, non una speranza, non un vediamo come va, non un ci proverò. Una decisione che taglia via ogni altra possibilità e ti lascia solo una strada. Avanti. La maggior parte delle persone fallisce perché non prende mai una vera decisione. Tiene sempre un piede nella vecchia vita e un piede nella nuova. Vuole il cambiamento, ma non vuole rinunciare alla sicurezza del conosciuto. Ma ecco la verità brutale. Non puoi avere entrambe le cose. Non puoi avere la vita straordinaria che sogni continuando a fare le cose ordinarie che hai sempre fatto. Devi bruciare i ponti dietro di te. Quando prendi una vera decisione, il tuo cervello cambia. Smette di cercare scuse e inizia a cercare soluzioni.
Smette di vedere ostacoli e inizia a vedere opportunità, perché sa che non c'è via di fuga, che l'unica direzione possibile è avanti. Ma prendere una decisione non basta, devi impegnarti completamente. E l'impegno completo significa che sei disposto a fare qualsiasi cosa serva per raggiungere il tuo obiettivo. Significa che sei disposto a svegliarti prima, andare a letto più tardi, rinunciare ai divertimenti, deludere le persone. L'impegno completo significa che quando arriva il momento difficile, e arriverà, non hai la possibilità di mollare, perché hai già preso la decisione che mollare non è un'opzione. Troppi di voi si impegnano solo quando le cose vanno bene, ma il vero impegno si vede quando tutto va male, quando sei stanco, quando hai paura, quando tutti ti dicono di smettere. È in quei momenti che scopri di cosa sei veramente fatto. L'impegno completo richiede coraggio, il coraggio di deludere le aspettative degli altri, il coraggio di essere diverso, il coraggio di fallire pubblicamente mentre insegui qualcosa di grande, invece di riuscire silenziosamente in qualcosa di piccolo. Ma quando ti impegni completamente, qualcosa di magico succede. L'universo inizia a conspirare a tuo favore. Le opportunità che non vedevi prima iniziano a mostrarsi. Le persone giuste iniziano a entrare nella tua vita, perché hai mandato un segnale chiaro. Sei serio riguardo al tuo futuro. Difendi la tua mente da tutto quello che ti distrae. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Marco Aurelio. La tua mente è il campo di battaglia dove si decide il tuo futuro. E proprio ora, mentre ascolti queste parole, c'è una guerra che si sta combattendo per il controllo dei tuoi pensieri. Da una parte ci sono le distrazioni, i social media che ti promettono intrattenimento istantaneo, le persone che vogliono trascinarti nei loro drammi, le paure che ti sussurrano che non ce la farai mai. Dall'altra parte c'è la tua visione, il futuro che vuoi creare, la persona che vuoi diventare, gli obiettivi che vuoi raggiungere. Il problema è che le distrazioni sono più rumorose, sono immediate, urgenti, facili. La tua visione richiede disciplina, sacrificio, pazienza. E il tuo cervello è programmato per scegliere la strada più facile. Ma se vuoi una vita straordinaria, devi essere disposto a proteggerti dalla mediocrità. Devi creare una fortezza mentale intorno ai tuoi obiettivi e non permettere di entrare a ciò che non serve al tuo scopo. Questo significa tagliare via le persone negative dalla tua vita. Significa smettere di consumare contenuti che ti fanno sentire inadeguato o arrabbiato. Significa creare un ambiente che supporta la versione migliore di te stesso, invece di quella peggiore. La maggior parte delle persone pensa che la forza di volontà sia sufficiente, ma la forza di volontà è limitata. È come un muscolo che si stanca, e se fai affidamento solo sulla forza di volontà, prima o poi cederai. La vera protezione mentale viene dalla progettazione del tuo ambiente. Rimuovi le tentazioni invece di cercare di resistervi. Circondati di stimoli positivi invece di lottare contro quelli negativi. Se il tuo telefono ti distrae, tienilo in un'altra stanza. Se certe persone ti prosciugano l'energia, limita il tempo che passi con loro. Se certi luoghi ti fanno sentire demotivato, smetti di andarci. Proteggere la tua mente significa anche essere selettivo riguardo a quello che permetti di entrare nei tuoi pensieri. Non tutti i pensieri che hai sono tuoi. Molti sono il risultato di quello che hai visto, sentito o sperimentato durante la giornata. Inizia a trattare i tuoi pensieri come ospiti in casa tua. Alcuni sono benvenuti e possono restare, altri stanno creando problemi e devono andarsene. Tu sei il padrone di casa della tua mente e hai il diritto di decidere chi può entrare e chi no. Fai qualcosa tutti i giorni, senza eccezioni. La disciplina è la scelta tra quello che vuoi ora e quello che vuoi di più. Abramo Lincoln. Il successo non è un evento, è un processo. Non è qualcosa che succede una volta, è qualcosa che succede ogni giorno attraverso piccole azioni costanti che si accumulano nel tempo. La maggior parte delle persone fallisce perché cerca la grande svolta, il momento magico che cambierà tutto. Ma la verità
è che i grandi risultati vengono da piccole azioni ripetute migliaia di volte. Ogni giorno che ti svegli hai davanti a te una scelta. Puoi fare qualcosa che ti avvicina ai tuoi obiettivi, oppure puoi fare qualcosa che ti allontana. Non c'è una zona neutra. Ogni azione o ti porta avanti o ti porta indietro. Il problema è che le azioni che ti portano avanti sono spesso difficili, scomode, richiedono sforzo, mentre le azioni che ti portano indietro sono facili, piacevoli, immediate. E il tuo cervello cercherà sempre di convincerti a scegliere la strada facile. Ma ecco dove entra in gioco la disciplina. La disciplina è la capacità di fare quello che devi fare anche quando non hai voglia di farlo. È la capacità di scegliere il tuo futuro invece del tuo presente. La costanza è più importante dell'intensità. È meglio fare qualcosa di piccolo ogni giorno che qualcosa di grande una volta al mese, perché la costanza crea abitudini e le abitudini creano risultati automatici. Quando fai qualcosa ogni giorno, diventa parte della tua identità. Non sei più qualcuno che sta cercando di raggiungere un obiettivo. Sei qualcuno che fa quello che serve per raggiungere quell'obiettivo. E questa differenza di identità cambia tutto. Ma la costanza richiede metodo, non solo motivazione. La motivazione va e viene, ma il metodo rimane. Devi creare strutture nella tua vita che rendono facile fare le cose giuste e difficile fare quelle sbagliate. Inizia in piccolo. Non cercare di cambiare tutta la tua vita in un giorno. Scegli un'azione specifica che puoi fare ogni giorno per i prossimi 30 giorni. Qualcosa di così facile che è quasi impossibile fallire. Poi, quando quell'azione diventa automatica, aggiungi qualcos'altro. E continua ad aggiungere finché la tua giornata non è piena di azioni che ti stanno portando verso il tuo obiettivo. L'azione costante è come l'interesse composto. All'inizio i risultati sembrano piccoli, quasi insignificanti, ma col tempo l'accumulo di piccoli miglioramenti crea risultati straordinari. Non mollare mai, neanche se crolla il mondo. L'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Ciò che si pone come ostacolo diventa la via. Marco Aurelio. Ci sarà un momento, e probabilmente più di uno, in cui vorrai mollare tutto. Un momento in cui il dolore sembra troppo forte, la strada troppo lunga, l'obiettivo troppo lontano. In quel momento, ogni voce intorno a te ti dirà che va bene arrendersi. Ti dirà che hai già fatto il possibile, che forse non era destino, che puoi sempre riprovarci in futuro. Ma ecco la verità che nessuno ti dirà. Quel momento, quando vuoi mollare più di qualsiasi altra cosa, è spesso il momento in cui sei più vicino alla svolta. È il momento in cui la vita ti sta testando per vedere se meriti davvero quello che stai cercando. Ogni persona che ha mai raggiunto qualcosa di significativo ha attraversato questo momento. Ogni campione, ogni imprenditore di successo, ogni artista che ha cambiato il mondo ha avuto momenti in cui sembrava impossibile continuare. La differenza tra chi ce la fa e chi no non è l'assenza di questi momenti difficili, è la reazione a questi momenti, è la scelta di continuare quando tutto dentro di te urla di fermarti. Il fallimento non è cadere, il fallimento è rimanere giù, è lasciare che una sconfitta temporanea diventi una resa permanente, è permettere a un momento di dolore di definire il resto della tua vita. Ma ogni volta che ti rialzi dopo essere caduto, diventi più forte. Ogni volta che continui nonostante la paura, costruisci coraggio. Ogni volta che persisti nonostante il dolore, costruisci carattere. Il mondo è pieno di persone di talento che hanno mollato. Il mondo è pieno di persone intelligenti che non hanno mai raggiunto il loro potenziale. Ma il mondo non è pieno di persone che non mollano mai, perché quella qualità è rara. Quando senti l'impulso di mollare, ricordati perché hai iniziato. Ricordati della persona che sarai quando raggiungerai il tuo obiettivo. Ricordati di tutti coloro che non credevano in te e che stanno aspettando di vederti fallire. Il dolore che senti adesso è temporaneo, ma il rimpianto di aver mollato durerà per sempre. E quando sarai vecchio e ripenserai alla tua vita, non ti pentirai di aver sofferto troppo per i tuoi sogni. Ti pentirai di non aver sofferto abbastanza. Non mollare mai non significa non avere paura.
Significa avere paura e continuare comunque. Significa accettare che il successo richiede sacrificio, che la grandezza richiede sofferenza, che i sogni si pagano con sangue, sudore e lacrime. Fai in modo che i tuoi sogni urlino più forte dei problemi. Quello che facciamo ora riecheggia nell'eternità. Marco Aurelio. Alla fine tutto si riduce a questo. Cosa parla più forte nella tua vita? Il rumore del mondo che ti dice di essere realista, di accontentarti, di smettere di sognare così in grande? O la voce del tuo scopo che ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti? Il tuo scopo non è solo quello che fai, è chi sei, è la ragione per cui esisti su questo pianeta, è il contributo unico che solo tu puoi dare al mondo. E quando scopri qual è, diventa più forte di qualsiasi ostacolo. Il rumore del mondo sarà sempre lì. Ci saranno sempre persone che ti diranno che i tuoi sogni sono troppo grandi. Ci saranno sempre distrazioni che cercheranno di rubarti l'attenzione. Ci saranno sempre momenti in cui sembrerà più facile mollare che continuare. Ma quando il tuo scopo è chiaro, quando brucia così intensamente dentro di te che non puoi ignorarlo, il rumore perde il suo potere. Diventa solo rumore di fondo, mentre tu ti concentri su quello che conta davvero. Il tuo scopo deve essere più grande dei tuoi problemi. Deve essere più importante della tua comodità. Deve essere più potente delle tue paure. Perché solo quando il tuo scopo è abbastanza forte, trovi la forza di superare tutto quello che si mette tra te e i tuoi obiettivi. Troppi di voi hanno paura di sognare in grande, perché hanno paura di deludere se stessi. Ma ecco la verità. È meglio fallire inseguendo qualcosa di grande che riuscire in qualcosa di piccolo. È meglio vivere una vita di tentativi che una vita di rimpianti. Il mondo ha bisogno di quello che hai da offrire. Ha bisogno della tua unicità, del tuo talento, della tua prospettiva, ma solo se hai il coraggio di condividerla, solo se hai il coraggio di far sentire la tua voce sopra il rumore. Ogni volta che scegli il tuo scopo sopra la facilità, stai votando per la versione migliore di te stesso. Ogni volta che persisti, nonostante le difficoltà, stai costruendo la storia che racconterai un giorno con orgoglio. Il tuo scopo non è un lusso che puoi permetterti quando avrai tempo. È la cosa più importante che hai. È l'unica cosa che, alla fine della tua vita, veramente conterà. Quindi fai in modo che sia abbastanza forte. Nutrilo ogni giorno. Proteggilo dalle voci che cercano di sminuirlo. E quando il mondo diventa troppo rumoroso, quando sembra che tutti stiano urlando, ricordati che tu hai qualcosa di più potente. Hai uno scopo per cui vale la pena di combattere tutto il rumore che dovrai attraversare per raggiungerlo. Tutto quello che ti ho detto oggi si riduce a una scelta. La scelta di prendere il controllo della tua vita invece di lasciare che la vita controlli te. La scelta di essere il protagonista della tua storia invece di essere solo un personaggio secondario nella storia di qualcun altro. Le distrazioni ci saranno sempre. Il rumore non si fermerà mai. Ma ora hai gli strumenti per navigare attraverso tutto questo. Hai la mappa per arrivare dove vuoi andare. Riconosci il caos, identifica la negatività, trova il tuo scopo, prendi decisioni definitive, proteggi la tua mente, agisci costantemente, non mollare mai e lascia che il tuo scopo parli più forte di tutto il resto. Non aspettare il momento perfetto, non aspettare di essere pronto. Non aspettare che qualcuno ti dia il permesso. Il momento è adesso. Il posto è qui. La persona sei tu. I tuoi sogni ti stanno aspettando. La versione migliore di te stesso ti sta aspettando. La vita che meriti ti sta aspettando. Ma non aspetterà per sempre. Inizia oggi. Inizia ora. E ricordati, ogni grande storia inizia con qualcuno che decide di non accettare più la mediocrità e di lottare per qualcosa di straordinario. La tua storia straordinaria inizia adesso. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi video.